Con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Ben ritrovati cari amici di Smart & Healthy in questi giorni pre-pasquali. Siamo arrivati alla 14ª puntata, 14º episodio, chiamatelo come volete, in questo mercoledì 16 aprile, stavo per dire marzo, caro Piero, buongiorno, ma buongiorno, caro, siamo ad aprile. Siamo ad aprile, così il tempo vola, come il numero delle puntate. Il numero delle puntate, insomma, all'inizio, come sempre detto, è nato così per gioco, però insomma piano piano alla fine siamo arrivati alla 14ª, non è poco effettivamente. Potremmo lanciare, io ho messo così, divaghiamo un attimo, ma non è tanto una divagazione perché potrebbe servire a noi, con un altro podcast ho pubblicato, poi dovrò ricondividerlo perché non sto avendo consensi, quindi riscontri. Un form di Google dove mi è venuta un'idea di parlare un po' di radiocronache, telecronache sportive, però insomma un conto è il mio parere, il mio punto di vista, la mia opinione, e un conto è quella più generalizzata. Allora ho creato un form con delle domande anonimo, così almeno non c'è neanche sul discorso della privacy, dove raccogliendo un po' di dati poi farò un'analisi, ci creerò qualcosa, un podcast, qualcosa. Potremmo farlo anche noi. Non sarebbe da tutte bene, in effetti, sì, perché almeno capiamo un attimino anche noi meglio su che cosa imitare e su che cosa invece e che cosa invece tralasciare completamente perché magari ai nostri ascoltatori non interessa. Esatto, sì, una cosa del genere, un indice di gradimento, avere qualcosa di riscontro. Dicevo, ragazzi, no, avete padellato tutti gli argomenti, ci interessa soltanto X. No, non nominiamo X. Lascia stare Elon, lascialo stare. Però potrebbe essere un'idea, ma anche per capire, oltre che la nostra direzione, però dare anche modo ai nostri ascoltatori, nel senso, guardate, noi abbiamo questa curiosità, potete parlare di questo, potete parlare delle uova di cioccolata, del coniglio pasquale, stavo dicendo argomenti sì. No, non mi guardate. Visto il periodo in cui siamo, direi che potrebbe andare anche bene effettivamente. Sì, però insomma tra meno tra 4 giorni più o meno, fuso orario permettendo, siamo già a Pasqua, quindi siamo il 16, tra 4 giorni almeno per me. È molto ristretta la cosa. No, vabbè, io ho 6 ore più di te, non è che ne escono chissà quante, anzi 6 ore in meno. Meno, in 6 ore in meno, quindi arrivi 6 ore dopo. Anche dopo, esatto. Però vabbè, a parte queste divagazioni, però no, potrebbe essere un'idea capire, quindi preparatevi amici, preparatevi cari ascoltatori, che le prossime già dai social potremo pubblicare e condividere il link di un form Google senza dover inserire, perché no, tema privacy. No, infatti, diciamo completamente anonimo, vi faremo solo ed esclusivamente la domanda. E come vi chiamate? Ah no. Quanti anni avete? No, non entriamo troppo nello specifico dei dettagli, però vi faremo solo copiate qualsiasi cosa. Copiate il nostro IBAN e versateci un po' di soldi. Almeno andiamo avanti della trasmissione. Esatto, no, noi dobbiamo puntare al soldo e al sodo. No, vabbè, ma sai, quello alla fine basta far crollare i mercati borsistici e siamo a posto. Però quello è successo nei giorni scorsi
ha dell'eclatante, anche se poi non è così. Vabbè, lasciamo stare. Qui negli Stati Uniti è considerato un crimine. Sì, però lo fanno tutti. Cioè, no, non mi fa intendere, per carità. Però, cioè, che sia il primo a farlo. No, quello assolutamente. La speculazione in borsa è sempre esistita. L'eclatante è stato che è fondamentalmente un capo di Stato e che sostanzialmente ha mandato in rovina buona parte dei risparmiatori americani. Sì, soprattutto chi non è stato fermo, perché chi ha avuto paura, cioè ora a parte noi facciamo un ragionamento facile, no? Perché il ragionamento senza perderci niente, c'è una battuta ma non è politicamente corretta, però è facile fare il lattaio con le mucche degli altri, va bene? Questo siamo pienamente d'accordo. Ok, questa non la conoscevo, questa è carina. No, l'ho inventata ora per parafrasare, che non si può dire, però insomma come dicevamo la scorsa puntata, la scorsa volta, settimana scorsa, bastava non fare niente, anche se poi è vero, è facile fare i ragionamenti senza essere coinvolti in prima persona, ecco. No, quello di sicuro. Allora, diciamo anche che chi ha grosse somme investite in borsa e cose del genere, soprattutto chi ha i propri risparmi della pensione investiti in borsa, è normale che si sia impaurito della situazione, e questo è pienamente capibile. Dall'altro lato, quello che però ha fatto abbastanza, diciamo che ha reso eclatante tutta la situazione, è che nonostante la speculazione in borsa sia sempre esistita, perché non è sicuramente il primo che fa un lavoro del genere, non sarà nemmeno l'ultimo, lui l'ha reso proprio pubblico. È quello, sì. Infatti è quello che ha fatto scalpore, cioè io come se un ladro, io vado a rubare mettendoci la faccia. Cioè, ha detto proprio esplicitamente: è il momento buono per comprare X tipologie di azioni. Cioè, allora, parliamoci chiaro: l'hai fatto te o non l'hai fatto te? L'ha fatto lui. L'ha fatto lui, ovviamente. Non anche puoi dirmi di no. Il mercato, anche solo per un giorno, l'ha fatto rollare lui. Poi è tornato sui suoi passi. No, aspetta. No, vabbè, ma quello faceva sempre parte del giochino, perché comunque, facendo tornare sui mercati, ha permesso ai suoi amichetti del cuore di guadagnare rivendendo quelle azioni che avevano preso a prezzi letteralmente stracciati. Esatto. E sostanzialmente è stato quello. Senza poi andare nel dettaglio della cosa, della fantomatica, diciamo così, perché non so se la vuoi poi far andare in onda o nella seconda parte l'audio tradotto di tutta del baciatevi. Sì, quello lì non lo so. Sì, si può anche fare sport, mandare, ma comunque è una battuta che purtroppo ho fatto, una delle tante infelici battute che ha fatto. Un'uscita molto infelice. Sì, decisamente. Poi ma andiamo all'inizio della seconda parte, dai, sì. Va bene, ok, sì. Però c'è da dire anche, insomma, questa scellerata mossa, perché non è che dice mi sono messo contro, con tutto il rispetto, contro lo Stato delle Seychelles, che è uno Stato vicino, c'ha soltanto il turismo, vedi, ok. No, si è messo contro la Cina. Perché? Perché pensa di essere il pezzo meglio di tutti. Il problema è che non è il pezzo meglio di tutti, è casomai l'ultimo dei pezzi. Non ha ancora capito che non è cioè, gli Stati Uniti sostanzialmente non sono essenziali a nessuno. Detta male, ma non sono essenziali a nessuno. Diciamo, sono parte di un ingranaggio economico mondiale, però non sono fondamentali.
No, per nulla, no, perché questo ingranaggio come sì, parla pure. quello che sta succedendo in questi giorni lo sta ampiamente dimostrando. Sì, esatto, perché poi insomma sì, gli Stati Uniti nell'arco della storia hanno portato anche dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, diciamo così, delle migliorie. Io mi ricordo ancora quando mio nonno mi raccontava ma si parla dell'immediato dopoguerra, quindi primi anni 50. Gli Stati Uniti sono 25 anni avanti rispetto a noi, sì, ok, perché comunque direttamente non sono stati colpiti dalla seconda guerra mondiale soprattutto, però negli anni questo divario si è annullato, sì, per tante cose magari insomma, poi lo vedi anche te dal punto di vista di fruizione informatica più che altro, perché magari quello che puoi fare col telefono negli Stati Uniti non lo puoi fare ancora qua, però piano piano si sta arrivando, sì, più o meno, poi dipende. Guarda che in realtà buona parte di quello che è prodotto statunitense e il fatto che dicano che ha tirato indietro le tariffe sulla roba tecnologica e quant'altro è fondamentalmente la componentistica non è statunitense. La componentistica è tutta da fuori, asiatica, sì, è tutta asiatica, quindi quindi rimane fregato, a meno che non porti, come ha detto lui, la produzione negli Stati Uniti, però ma è come si diceva noi all'inizio, nel senso che vuoi portare la produzione negli Stati Uniti, bene, preparati prima di fare una cosa del genere, però non fare prima le tariffe e poi porto la produzione negli Stati Uniti. Per poi tornare sui suoi passi e mettere i dazi solo alla Cina, e che ti ha messo contro dazi. Esatto, e hanno fatto anche bene a metterli sostanzialmente, perché poi i cinesi gli hanno anche risposto. Nel momento in cui lui dice io voglio una telefonata dal premier cinese per contrattare, questi hanno detto aspetta, spera. Anche no. Giustamente. Vuoi contrattare ora? Potevi pensarci prima, esatto. Sì, anche perché poi non è come quei politici, purtroppo per lui e anche per fortuna per noi, però, perché non è come quei politici che all'opinione pubblica in conferenza stampa magari ti dicono come se io ho un accordo con te, ok Piero, faccio una conferenza stampa, dico guarda allora Piero mi sta antipatico, gli farò pagare tutte le scene che si va fuori, fa pagare lui, ok, fa pagare te, e poi quando andiamo a cenare insieme magari sono io a pagare, quindi faccio il contrario di quello che ho detto. No, lui quello che dice in conferenza stampa, dice in pubblico, è quello che fa. Sì, è quello tragico. Mi stupisco ancora del fatto che non ci sia nessuno che gli dice Ciccio, stai facendo... Ma che stai facendo? Ma che stai dicendo? No, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. No, magari qualcuno c'è e glielo dice anche, ma lui dice no, io sono il presidente e ciao. Potrebbe essere anche una cosa del genere, sì, non è assolutamente da escludere, anzi. Lui va dritto per la sua strada. Esatto, senza non è minimamente da escludere. Fregandosi delle opinioni anche dei suoi, cioè molto, molto semplice, molto... Sì, però non è, dice, all'opinione pubblica faccio una cosa, dietro le quinte ne faccio un'altra. Ho messo i dazi alla Cina, poi chiamo con un telefono segreto il presidente cinese, fa allora di questi dazi io ti ho detto così, però si fa in un'altra maniera. No, non accade questo, perché lui è così. Anche, diciamo che negli anni il personaggio e l'essere umano si sono allineati, quindi è una cosa sola. Sì,
Sì, sostanzialmente direi di sì. Capito? Cioè, la persona e il personaggio sono la stessa cosa. È solo personaggio. Quello è il problema. Diciamo anche che è solo personaggio, ed è solo personaggio che è sempre stato abituato a non ricevere un no, sostanzialmente. Anche. Perché ora è vero che, vabbè, si potrebbe fare 1000 puntate di questo, ma io mi ricordo, ma anche a prescindere, è questo, noi ripetiamo e noi siamo neutrali dal punto di vista politico, però se tu pensi al primo, non quello successivo, al primo Berlusconi, non perché, ripeto, non è proprio per tirar fuori l'esempio, però per l'opinione pubblica era magari tra virgolette un ingenuo, perché magari faceva anche delle battute fuori luogo, per carità, però poi sotto tramava, e di qua questo qui vorrebbe tramare, ma alla luce del sole. Sì, diciamo che non sta assolutamente facendo le sue mosse in maniera accurata, attenta, per non usare un altro termine. Sì, esatto. Esatto. Comunque, grazie Donald, grazie, noi ti stimiamo perché ci dai modo di mandare avanti questa trasmissione. Esatto. E non è poco. E non è poco. No, per nulla direi, anzi, come si è sempre detto, è uno di quelli che ci forniscono, se non l'unico in questo momento che ci sta fornendo argomenti a go-go, senza proprio... Infatti, se ci pensi bene, personaggio anche lui, ma è molto più scaltro, il buon vecchio Elon si è un po' eclissato. Si è defilato, sì. Sì. Cioè, lui è sempre lì, stai attento, lui è sempre lì, però dice ora sto buono perché tanto c'è lui a fa cacciara. Sì, anche credo si sia eclissato anche per il fatto che sta perdendo una discreta quantità di soldi sia con il discorso Tesla che con il discorso X, Starlink, non sta andando proprio bene. No, è chiaro, però poteva cavalcare l'onda del trumpismo e essere al suo fianco comunque e dovunque, invece ha preferito dire vabbè, no, è vero, c'ho le perdite, come stai dicendo te giustamente, però non faccio scenate, non faccio cose, non esco allo scoperto, ecco. Allora, quello di sicuro. Dall'altro lato c'è anche il fatto che comunque sì, è vero che c'è una sorta di ancora appoggio per quello che Trump sta facendo, è vero anche che ci sono dei repubblicani che stanno cominciando a dire aspetta, date una calmata, perché le cose non girano proprio come avevi detto che avrebbero girato, no, in effetti quello da capire un attimino come girerà la storia. Sarà da divertirsi. Un bel giro sulle giostre. Sì, lui secondo me pensa di avere il potere di un Putin che però non ha, perché sotto di lui poi c'è qualcuno che potrebbe ribellarsi, di là invece sono tutti abbastanza accondiscendenti, poi qualcuno contro c'è anche di là, certo, ma buona parte sono accondiscendenti, anche perché di là te li fa fuori se tu sei contro, di qua no. Di là esiste anche la Siberia in cui ci può comunque mandare, esatto. Qui no, qui ti potrebbe mandare in Alaska, ma quell'Alaska sostanzialmente potrebbe essere quasi una vacanza di piacere. Sì, ma scusa, ma perché mandami a Porto Rico? Alle Hawaii, mandami alle Hawaii. Non sarebbe assolutamente male, anzi. Vado in esilio alle Hawaii, non vado più fuori da nessuna, rimango alle Hawaii. Grazie. Vai, ci preoccupare, va benissimo, non c'è problema. Sì, assolutamente. E quindi questo è
vabbè, insomma, sì, no, ancora non è tempo, è vero che stiamo andando avanti, ma ancora non è tempo di pausa. No, stavo ripensando ad un giochino che mi sono divertito a fare durante la settimana dopo la scorsa puntata e ho voluto chiedere a ChatGPT che cosa succederebbe se il mondo si mettesse interamente contro gli Stati Uniti a livello economico, guerra effettiva, ma a livello di guerra economica. Ecco, perché infatti stavo arrivando a quello, perché cari ascoltatori, non siamo, la guerra fredda in questo caso non è fisica, è economica, tralasciando le guerre del giro nel mondo, ma questa tra Occidente e Stati Uniti, tra Europa e Stati Uniti, tra Cina e Stati Uniti è economica. È economica e tra le altre cose, nonostante le battute diciamo venute male, per non utilizzare un termine più pesante, che vengono fatte sia da lui che dal suo secondo in carica, sì. Chi ci perderebbe in un'ipotetica guerra commerciale sarebbero proprio invece gli Stati Uniti. Vabbè, certo, come si diceva, ma più che altro perché non sono intelligenti gli statunitensi. Il modello Stati Uniti non è un modello intelligente dal punto di vista sostenitivo. Lasciami spiegare. Avrebbero tutte le carte in regola per dire a tutti: ragazzi, fate come vi pare, noi facciamo da soli. E potrebbero farlo sulla carta, perché a livello di materie prime, ok. Ma anche allora, come si è sempre detto, se si fossero organizzati potevano farlo anche in pratica. Sì, ma se si fossero organizzati. Io dico sulla carta. Poi è chiaro che ci sono tante piccole per modo di dire, tante dinamiche che non ti possono portare a questa indipendenza, a questa autonomia, ma basta pensare anche solo il controsenso, no? Il controsenso. Tu hai un sistema sanitario all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista di terapie, dal punto di vista ma anche conoscenze, ok? Però poi non è per tutti e non solo, non è a lungo termine sostenibile, perché più che altro dalla popolazione, perché tu devi sperare sempre che vada tutto bene, perché se no o per la malattia o per terminazione di fondi ma quello intanto di sicuro, perché i soldi ci sono e non ci sono, e l'hanno ampiamente dimostrato in questi ultimi giorni. Da un momento all'altro ti puoi ritrovare senza tuoi risparmi di una vita e ciccia. Esatto. Dall'altro lato è vero anche che nonostante questo l'alimentazione della società americana è costruita in modo e maniera tale che tu non ti possa non ammalare. Certo. Sì, come dicevamo anche nelle puntate scorse, in puntate passate, insomma, la quantità di zucchero negli alimenti, la quantità di grasso, non soltanto la qualità, ma anche la tipologia, perché un conto è produrre, te prendi una brioche, ok? Tu la produci con l'olio d'oliva o con lo strutto o con il burro, hai tre cose diverse totalmente, o con la margarina, è uguale, ti cambia totalmente 4 volte. È chiaro che si propende, soprattutto negli Stati Uniti, anche qui in Europa, ma c'è molta più scelta, c'è molta più consapevolezza da quel punto di vista di scegliere, di avere la possibilità di andare su prodotti più
più bio, totalmente bio, quello a seconda anche delle possibilità economiche di ognuno. Sì, poi diciamo anche che sarei curioso realmente di sapere quanti di quei prodotti che si spacciano da bio poi in realtà lo sono veramente. No, perché no, vabbè, lì io facevo un discorso molto generico e è chiaro, se vai a prendere il prodotto direttamente dal contadino, insomma, a meno che non sia sopra una centrale atomica dove c'hai le scorie radioattive, però insomma, diciamo presumibilmente dovrebbe avere prodotti genuini, prodotti bio, che poi biologici. Bio può essere qualsiasi cosa in teoria, esatto, però insomma, sì, come dici te, la filiera produttiva poi, soprattutto in larga scala, ti porta a dover abbassare i costi, e se abbassi i costi di produzione, su cosa tagli? Sulla qualità delle materie prime, e quindi ovviamente. Bene, caro Piero, siamo alla pausa, siamo arrivati in pausa, niente, noi torniamo tra poco, rinizieremo facendovi sentire, così almeno riprendiamo un po' il discorso Trump, quello che l'abbiamo ritrovata un po' tutta, l'escalation che ha tirato fuori, baciatemi, i paesi che gli bacerebbero i Paesi Bassi, sì, senza andare in Olanda però. Esatto, senza andare in Olanda, diciamo, ha chiesto che gli vengano baciati i suoi Paesi Bassi, sostanzialmente. Poi esatto, lo sentirete. Bene, a tra poco. There are a lot of happy people, and I think we're going to do much better than that this time, because this time I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. And just remember the numbers. When you get up to $2 billion a day, $2 billion a day, they're saying, sir, can't be that, can it? I said, yeah, it can. It's the biggest transaction ever made. This is bigger than any deal. You guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. This is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Come promesso, vi abbiamo fatto ascoltare, sì, è vero, d'accordo, non è, se cercate la versione originale e vi mettete i sottotitoli, magari lo seguite anche meno meccanico. E lui ci è andato, è vero, è una cosa un po' passata di settimana scorsa, però lui ci è andato abbastanza pesante, anche se poi conclude, agli americani è piaciuto, lo rifaremo. L'unica cosa, ecco, una cosa ha ragione, almeno negli ultimi anni, negli ultimi mandati è l'unico che non ha iniziato guerre. Allora, sì, nel senso che non ha iniziato guerre fisiche, e su questo sono d'accordo con te. Sì, guerre con le armi, diciamo. Se invece vogliamo parlare di guerra in generale, quella che ha iniziato sostanzialmente è una guerra economica, ma sempre guerra è alla fine. No, certo, sì. Su quello ragazzi, siamo d'accordissimo. Guerre con le armi, come intende lui, perché poi lui ha inteso guerre con le armi, anche se poi è iniziato, perché poi anche il discorso della crisi israeliana e palestinese non l'ha iniziata lui, la sta tirando avanti per le lunghe, sì, ma non l'ha iniziata lui. No, quello l'hanno iniziata Biden nella EFES. No, tra Israele e Palestina è molto più lungo. Diciamo, iniziare inizia per il 47. Quando è stato creato Israele. Sostanzialmente sì.
vabbè, comunque, a parte questo, a parte di queste divagazioni storiche, Esatto. quindi ci sarà da aspettarsi molto, molto altro dal caro Donald, perché però quello che mi è venuto a sorridere è che no, che subito dopo che lui ha fatto perché i paesi ora vengono a fare i ruffiani, diciamo così, non come ha detto lui, a fare i ruffiani, e quasi subito il giorno dopo qui in Italia la Meloni allora faremo un accordo con gli Stati Uniti. Ok, va benissimo. Sì, diciamo che dimostra per l'ennesima volta quanto chi è al governo in Italia, che sia a destra, che sia a sinistra, che sia a centro, abbia tutto fuorché le palle per fare qualcosa di diverso. Ma secondo me non hanno neanche l'esperienza per fare una cosa del genere, perché non si è mai avuta, non è magari cioè non è che dall'oggi al domani ci si alza statisti, ci si diventa ovviamente, però no, quello di sicuro, ma dall'oggi al domani ti puoi anche cominciare a fare un po' di esperienza e dire aspetta un attimo, questo minaccia di fare questo, vediamo un attimo che cosa posso fare io. Sì, cosa possiamo fare? Cioè, non andare subito a dire no, allora vengo lì e facciamo un accordo. No, aspetta un attimo, te mi minacci di questo, ok, andiamo a vedere un attimino che cosa in realtà posso fare. E anche se non sei uno statista come dicevi te, perché giustamente poi uno statista ci diventi nel corso degli anni, comunque siamo più nei primi anni 50, dove non avevano gli strumenti per. Oggi gli strumenti per fare determinati tipi di previsioni ci sono e sono alla portata di tutti. Certo, certamente. E vabbè, insomma, dicevamo, parliamo della Pasqua, dai. Parliamo di Pasqua. Parliamo di Pasqua. Cambiamo argomento. Facciamo i bravi, cambiamo argomento, facciamo i bravi. No, se no non finiamo più, dai. Esatto, quello è vero. No, allora, parliamo invece un attimino della qualità, come si stava dicendo prima. Sì, no, ti ho tirato fuori l'argomento Pasqua, ma era più argomento mangiare. Perché effettivamente capire un attimino quello che ci mettiamo sulla tavola, diciamo, da dove vengono effettivamente i prodotti che ci mettiamo sulla tavola, potrebbe essere utile anche per mangiare in maniera un pochino più sana e stare meglio anche noi stessi. Sì, ma poi secondo me c'è un altro ragionamento anche da fare con la differenza, calcolando la differenza, e questa è una domanda che ti faccio perché io non la so. Cioè qui almeno in Italia c'è la Federconsumatori, sono la tutela del consumatore, anche la tutela del produttore, per carità, ma negli Stati Uniti ci sono cose del genere, o il consumatore deve far di testa sua e andare anche a tentativi magari? Allora, negli Stati Uniti ci sono un paio di grosse organizzazioni a livello federale che in teoria sarebbero più o meno l'equivalente del nostro Dipartimento della Salute italiana, che dovrebbero, tra virgolette, essere preposte alla salvaguardia di quanto i consumatori trovano sugli scaffali dei supermercati, che facciano poi effettivamente il loro lavoro come andrebbe fatto. Ok. È un altro paio di maniche. Ricordiamoci sempre che una grossa porzione dell'economia americana è data da quello che le aziende farmaceutiche e diciamo la parte medica guadagna dal far
sì che la gente debba stare male. E qui sto dicendo qualcosa di grosso, ma purtroppo da destra. Ma a parte il discorso federale, no? O il discorso istituzionale, diciamo così, ma ci sono associazioni autonome, per dire, in autonomia, persone che ti consigliano: guarda, allora non mangiare questo, che non hanno legami con istituzioni, Stato, ma sono proprio in autonomia. Ci sono? C'è una sorta di equivalente dei nostri gas. Nostri gas? Gas, sì, gruppi di acquisto solidario. C'è una sorta di equivalente dei nostri gas. A parte quello, in realtà dei fatti sei molto lasciato a te stesso sostanzialmente. Stanno cominciando ad esserci anche su YouTube, tra l'altro, alcuni che fanno video dicendo: allora, se per dire, coltivate l'insalata in questa maniera, la ottenete più salutare rispetto a quella che prendete al supermercato, oppure questo prodotto vale più la pena di questo perché è più naturale, mettiamola così. Però appunto, come dicevo prima, è tutto lasciato molto a caso. Sì, molto in autonomia, cioè se hai la fortuna anche di avere un senso critico in questo, allora sì, se no. Bene, Piero, ti do uno spunto per iniziare a creare un'associazione di consumatori, dai. Potrebbe essere un'idea, anche perché stavo pensando adesso, una delle cose più eclatanti è il fatto che qui, per esempio, il latte appena munto dalla mucca sia vietato. Noi ci siamo cresciuti andando dal contadino a berlo. Sì, c'è un discorso anche qui europeo, però dopo la pastorizzazione lo puoi bere. Magari no, lì magari no, anche dopo, cioè magari ci vogliono metterci dei controlli sopra aggiuntivi. Qui fondamentalmente anche dopo la pastorizzazione, nel senso che l'unico latte che puoi bere qui è quello del supermercato. Quindi ok. Cioè te puoi, allora no, in realtà, piccola correzione rispetto a quello che ho appena detto, mettiamola così: te puoi andare alla fattoria a prenderti il latte appena munto, ok, non devi dichiarare che è per te, lo dai al tuo cane, lo dai da bere al tuo cane ufficialmente, anche se poi io lo pastorizzo, anche se poi te lo pastorizzi ufficialmente, puoi andare a prenderti quello appena munto, basta che dici che lo dai da bere al tuo cane se ti chiede qualcosa. Appena munto, ma anche se il contadino stesso poi lo pastorizza? Sì, perché sostanzialmente poi deve passare determinati controlli che diciamo che poi lo fanno sì che possa essere venduto nei supermercati. Ha bisogno di una certificazione ufficiale, però questa certificazione ufficiale, poi correggimi se sbaglio, mi sembra aver capito, questa certificazione ufficiale deve essere data da un ente certificatore e stop, non è non un'autocertificazione, però per dire, io contadino non posso farmi la pastorizzazione da solo avendo gli strumenti, no, te la puoi fare, ma deve essere poi certificata da ok, quindi tutto un iter burocratico che deve seguire. Vabbè, grosso modo anche qui in Europa, penso, almeno per il latte. Sì, però da che mi ricordi io sono sempre andato in montagna e diciamo che se te bevi il latte, vado dal contadino, gli dico: mi dai un bicchiere di latte, faccio un esempio scemo, ma mi dai un bicchiere di latte appena munto, il contadino piglia lo dà senza troppi complimenti, e nessuno è mai stato male. No, ma a parte quello, ma sì, magari lì è che in Europa non ti dica niente, dici vabbè, è un problema tuo che accetti di bere il latte così. Magari lì negli Stati Uniti ci sono delle leggi che dicono: no, guarda, se vieni beccato ti facciamo delle sanzioni grosse quanto una casa,
Sì, ho capito. Sì, diciamo che poi deve finire tutto a pizza e fichi per i soliti noti. No, e dice tanto basta che paghi e... Giusto? Ok, sì. Sostanzialmente il giro è quello. È come facendo, almeno magari c'è una ditta, un'azienda agricola che ha un agrumeto, tu non puoi andare a cogliere e mangiare direttamente la lancia, deve passare prima dall'ente certificatore. No, quello paradossalmente invece te lo fanno fare. Il tragico della cosa è che quello te lo fanno fare. Ah, vabbè. Perché anche lì, altro esempio, tra virgolette stupido, però che calza perfettamente, settembre-ottobre, stagione di raccolta delle mele, puoi andare nelle fattorie che le producono, prenderti le tue mele direttamente dalla fattoria, prenderti i dolci fatti con le mele, il sidro di miele che qui è molto utilizzato soprattutto d'inverno. Scusi, ti interrompo. Quindi non solo la mela, cioè la mela, il frutto, dice vabbè è un frutto, lo lavo, lo potrei anche mangiare. No, anche prodotti derivati, trasformati perché una torta è trasformata, almeno con la farina e con l'uovo, o il sidro è un risultato di una fermentazione della mela, quindi una lavorazione della mela è permessa, giusto? Esatto, sì. E puoi andare direttamente alla fattoria a prendertela. Quindi è proprio senza che ci siano bisogno, ci saranno sicuramente dei controlli, ma sono molto minori rispetto a quello che potenzialmente potrebbe essere sul latte munto dalla mucca. Cioè, la mela potrebbe avere dei pesticidi, quindi io faccio la torta di mele senza lavare la mela, per assurdo, e nessuno mi dice niente. Okay. Per assurdo, sì. E questa cosa ti fa capire effettivamente come le grosse, come si diceva prima, le grosse aziende farmaceutiche e diciamo, tutto ciò che è la parte medicale finanzi, tra virgolette, o comunque sì, anche se sì. Fa in modo che la gente, esatto, si appronotrisce del fatto che in realtà la gente debba essere ammalata di qualcosa, qualsiasi tipo di tipologia di cosa, pur di guadagnare sulle spalle degli altri, sostanzialmente. Sì, certo, più stai male, poi magari neanche l'attività fisica è indicata, quindi a parte il discorso universitario, perché questi si parla di allora, a parte di classi sociali, economico-sociali, perché se tu non ti puoi permettere l'università anche a livello di borsa di studio, perché allora non hai evidenti risultati sportivi, te ne stai a casa, te ne vai a lavorare. Però anche dopo l'università, se uno non prosegue a livello professionistico uno sport, allora non viene portato avanti. Per dire, faccio un esempio scemo, ok? Uh-huh. Chi smette di fare sport o chi inizia a fare sport, faccio un esempio, dopo 50 anni, che magari non ha fatto sport, faceva sport a scuola e poi dopo ha smesso perché ha iniziato a lavorare, cosa che può succedere anche negli Stati Uniti, però poi dopo inizia a fare sport, magari può accedere tramite associazioni sportive, tramite circoli e quant'altro a fare sport. Magari negli Stati Uniti, questo me lo puoi dire meglio te, magari questo non è neanche promosso come cosa, perché non è che c'è l'associazione X che dice vieni a giocare a padel, tanto per dire uno sport che ora va di moda. No, allora non è assolutamente promosso, prima di tutto. Diciamo che tendenzialmente chi va a lavorare qui negli Stati Uniti durante le classiche canoniche ore di lavoro giornaliere, poi quando torna a casa difficilmente
fa sport viene fatto molto più facilmente la mattina presto da chi comunque cerca di mantenersi un attimino più in forma rispetto alla media. La grossa differenza rispetto a noi, da noi vedi tante persone che comunque o vanno a camminare o vanno a correre nei parchi o comunque fanno tipologie diverse di sport che possono essere di squadra piuttosto che singoli. Sì. Qui il movimento non è minimamente promosso e ne sia la testimonianza del fatto che prendono una macchina per andare a buttare il sudicio all'interno del complesso stesso, dove magari una persona vive, quando magari c'è il bidone del sudicio a 10 metri avanti. Se non fai nemmeno quei 10 metri a piedi. Sì, poi è vero, bisognerebbe analizzare stato per stato, città per città, perché magari... Sì, ok. No, certo, però è vero anche che gli Stati Uniti hanno, se non il più alto numero di obesi nel mondo, ma... Siamo lì, esatto, e questa è una dimostrazione. L'altra dimostrazione di cui ci siamo resi conto noi vivendo qua, ma anche chi è venuto poi a trovarci, il fatto che per esempio nei supermercati quello che da noi verrebbe definito come troiaio costa molto di meno rispetto alla roba salutare. Cioè, le patatine te le tirano dietro. Le patatine te le tirano dietro, il cesto di insalata piuttosto che la zucchina piuttosto che te la fanno costare una cifra tra virgolette esorbitante rispetto a quello. Quindi ovviamente chi fa parte di una classe tra virgolette meno abbiente indovina un po' che cosa andrà a mangiare. Certo. E poi è tutto un circolo, un cane si morde la coda, un circolo vizioso, perché meno possibilità economiche comunque sono collegate a meno livello di istruzione, basso livello culturale, quindi neanche un'autovalutazione, nel senso, non è che io dico allora, su questo ti fermo un attimo, nel senso che poteva essere così fino a qualche anno fa, ora con tutto ciò che abbiamo a disposizione non è più valido questo discorso. Sì, sono d'accordo con te, ma non c'è più sordo di quello che non vuol sentire. Su questo siamo pienamente d'accordo. Quindi sì, sono d'accordo con te, perché uno basta che abbia l'accesso a internet e anche andando su YouTube, ok? Dovrebbe mettere il segui alla pagina, al canale nostro, ma insomma quella è un altro discorso. Però è vero, cioè basta andare a cercare su Google stesso, però vedi anche lì anche gli algoritmi se non hai di base, non c'è di base un'idea di autoconsapevolezza sulla salute, sul benessere, su uno stile di vita sano, l'algoritmo non ti ci porta. Sì. Allora, non ti ci porta, su questo sono d'accordo con te, è vero, ma è vero. Sì, no, ma infatti è vero anche che però quando ti ritrovi con un conto ospedaliero o diciamo comunque un conto del medico che supera le diverse decine di migliaia di dollari e paradossalmente non sai come pagarlo, perché poi questo è quello che succede e che continuerà a maggior ragione a succedere, visto quello che le ultime boiate giornaliere a cui ci sono davanti. D'accordo? Sì. A quel punto lì, anche se nessuno ti dà l'autoconsapevolezza, ma comincerai a dire no, aspetta, forse devo comunque fare qualcosa per. Sì. Ma vedi, noi abbiamo già un altro livello, anche perché proveniamo da un mondo diverso anche. Sì, vero. Noi proveniamo da un mondo diverso, anche se tu vivi là, tu vivi negli Stati Uniti, quindi lo vedi
più direttamente. Sì, ma noi si vive anche molto all'italiana. Sì, d'accordo, noi siamo fortunati da quel punto di vista. No, ma non guardare te lo so che hai mantenuto le abitudini che avevi qua, spero. Sì, allora quello di sicuro, nel senso, l'abbiamo fatto fin dall'inizio, proprio perché comunque a parte non siamo mai state persone troppo consumistiche, tra virgolette. No, va bene, certo, sì, io ti conosco da anni, posso confermarlo. No, però non è che dico... No, è vero anche che cioè, quando cominci a renderti conto di come girano effettivamente le cose qua, dici no, aspetta un attimo, allora questi sono indebitati peggio che andare di notte, per qualsiasi cosa. Sì. No, assolutamente non ne vale la pena. No, sono d'accordo. Ma se uno, tanto abbiamo pochi minuti prima di concludere, ma facciamo conto di Mario Rossi che sta negli Stati Uniti anche per turismo, no? No, vabbè, che vive lì, Mario Rossi americano. Ha un problema di salute X, direi all'ospedale, fa le cure, riesce a pagare quasi tutto. Ma se quello che non riesce a pagare poi dice io non ho più niente, perché magari si è indebitato vendendo la casa, non ha più niente, come li riprendono i soldi? Allora, no, detto male, ma sostanzialmente facendo in modo che Mario Rossi debba lavorare vita naturale durante per ripagarsi i debiti. Ma se non ha un lavoro? Se non ha un lavoro lo forzano, tra virgolette, a trovarlo, perché sennò la soluzione ultima è la galera. Ah, ok, quindi se non paghi, non hai niente, finisci in galera. O trovi il modo di trovare soldi, oppure... Dove comunque, essendo un reato minore, perché non essendo un reato grave di quelli dove ci sono omicidi e quant'altro, rapine con violenza, però hai un sostentamento, quindi alla fine gli conviene andare in galera. Sì, insomma, c'è poi comunque un discorso di fedina penale e quant'altro. No, d'accordo. È proprio il massimo, No, sono d'accordo. Quindi gli conviene andare via dal paese, ho capito. Sostanzialmente a clandestino, perché appena passa la frontiera non lo fanno uscire, però diciamo che ora come ora paradossalmente potrebbe non essere l'unica ragione per fare un discorso del genere. E ci sono messicano, ma ti buttano fuori direttamente, sì, decisamente. Vabbè, non sarebbe così sbagliato. Vabbè, caro Piero, noi abbiamo concluso, siamo arrivati in fondo anche oggi a questa puntata. Il tempo passa veloce quando ci si diverte, quando si fanno ragionamenti, parliamo di roba non simpatica fino a un certo punto, roba interessante, diciamo così. Sì, diciamo che parliamo di quello che cerchiamo di parlare in maniera, tra virgolette, un pochino più, come si è sempre detto, un pochino più leggera di quello che succede, perché potrebbe essere più pesante. Che potrebbe essere molto più pesante, sì, molto più pesante. Quindi noi siamo arrivati alla fine, caro Piero. Ci sentiamo la settimana prossima. Sentiamo la settimana prossima. Ci vediamo, perché siamo in videochiamata, quindi ci vediamo la settimana prossima. E buona Pasqua, perché evidentemente, grazie altrettanto. Evidentemente la prossima puntata sarà dopo Pasqua, forse può darsi, sì, no, vabbè, ora il 23 in teoria ci si dovrebbe riuscire a fare. No, porca miseria, sicuramente sì, dai. Detto questo, cari amici, ci vediamo. Sì, vabbè, chi ci segue su YouTube, ci vediamo, ci sentiamo
settimana prossima. Rimanete con noi, rimanete sempre con Smart and Healthy, l'arte di essere fit senza mangiare cose grasse. Vabbè, Esatto. ogni tanto Sì, dai. ogni tanto la bistecchina, ma quella nostra, non quella degli Stati Uniti, no. Bravo, esatto. Dai, alla prossima. Ciao. Ciao.